Ciao a tutti! Allora, oggi faremo insieme un progetto facile facile, adatto anche per le principianti. Faremo uno scaldacollo. Questo qui è un pile molto sottile e questo qui è un cotone elasticizzato. Mi raccomando che per fare questo scaldacollo servono due tessuti elasticizzati. Quindi vi do le misure esatte. Allora, per fare appunto questo scaldacollo serviranno 67 cm di lunghezza e 22 di altezza. Io uso solitamente questa regola, ad esempio io ho 52 cm di circonferenza della testa, aumento di 15, compresi tutti i margini di cucitura, quindi comprese anche le cuciture e tutto, aumento di 15. Ovviamente prima di tagliare la stoffa e di fare tutto quanto, misurate la vostra circonferenza della testa, aumentate di 15 e poi con il metro che avete aumentato di 15 ve lo mettete sul collo e vedete dove vi arriva. Quindi sulla base di quello poi potete anche modificare le misure che vi ho dato io se non vi vanno bene e tutto quanto. Il procedimento ovviamente non cambia, resta quello. Vi ricordo sempre, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, di condividere i video e soprattutto di attivare la campanella, perché vedo che molte di voi a volte non sanno che è uscito un nuovo video. Se voi attivate la campanella praticamente vi arriva una notifica sul telefonino o sul PC, io non so quello che voi utilizzate per guardare i tutorial, e quindi in questo modo sarete sempre aggiornati appunto riguardo alle nuove uscite dei video. Allora, io per fare questo tutorial facile facile dello scaldacollo ho tagliato due tessuti, un rettangolo, e sto usando un tessuto di cotone molto morbido, è un tartan dai colori panna, tortora, e un blu avio, un carta da zucchero, diciamo un blu grigio, molto bello secondo me. E poi un pile panna. Questo pile è estremamente sottile e ovviamente voi potete usare anche un pile più spesso, dipende ovviamente dove abitate, quanto siete freddolose, insomma tutta una serie di considerazioni dovete fare prima di scegliere il tessuto. Adesso dobbiamo cucire i due lati lunghi e lasciare i due lati corti senza la cucitura. Quindi vado a spillare i due tessuti insieme. Ovviamente parliamo sempre di dritto contro dritto, quindi mi raccomando, attenzione quando fate questo passaggio. Per questo lavoro utilizzerò un ago per i tessuti elasticizzati. Ovviamente non sarà un ago sottile, ma sarà quello un po' più spesso, diciamo quello un po' più grande, e in modo che così avrò una cucitura più adatta a questi tessuti, perché comunque sia sono tutti e due i tessuti sono elasticizzati. Potete farlo anche con un pile tinta unita e un pile fantasia dall'altra parte. Benissimo, allora una volta spillato vado a cucire i due lati, quelli lunghi, ok? I don't love you anymore. Tell me there's good in me. 'Cause I got doubt. Allora, come potete vedere ho cucito le due stoffe insieme e ho tagliato l'eccesso che avevo qui sopra. E poi una cosa che non vi ho detto, di quando cucite i tessuti elastici, di non tirarli mai mentre stanno sotto macchina, insomma, perché se no vi viene un lavoro veramente brutto brutto brutto. Quindi magari utilizziamo più e più spilli, ma non tirare il tessuto, mi raccomando, questo è importante. Allora, a questo punto noi non dobbiamo risvoltare il lavoro nel classico senso della parola, ma dobbiamo prendere da qui il tessuto e farlo rientrare dentro fino a metà sciarpa. Allarghiamo bene e
con delle mollettine o spilli, quello che voi preferite. On a piece of paper, I don't love you anymore. Tell me this. Io ho messo tutte quante le mollettine in più per tenere bene appunto il tessuto, e poi ho messo degli spilli per darmi un segno, insomma, dove devo cominciare e dove mi devo fermare, perché dovrò fare una cucitura tutta quanta intorno, sempre col bordo piedino, e lascerò questo spazio qui, che nel mio caso è di 9 cm, e questa apertura la lascerò qui nel lato del pile, non nel lato del cotone. Come potete vedere, ho tolto le mollettine perché mi davano fastidio qui sotto al passo della macchina. Quindi ora possiamo fare tutto il giro lasciando appunto questo pezzetto qui aperto. E vado a cucire sempre bordo piedino, ago centrale, e sempre con l'ago per tessuti elastici, mi raccomando. I got doubts, yeah. Sometimes I wanna risk it all. Since you left me, struggle, baby, I see pain. 'Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. 'Cause I got. Ora ci troviamo così, praticamente, che abbiamo cucito tutto il perimetro dello scaldacollo e abbiamo questa apertura. Quindi a questo punto possiamo tranquillamente girare lo scaldacollo facendo piano. I don't love you anymore. Una volta che abbiamo girato il lavoro si presenta così. Quindi io adesso farò una cucitura qui al bordo, tutta quanta intorno, quindi fermo bene. Lose it all, I just wanna sin. Stay lost in daydreams. And I never wanna have to fear. Since you left me, can someone tell me there's good in me? There's good in me. 'Cause I got doubts. Quindi adesso farò 2 cuciture sempre sui lati, quelli lunghi, per fermare tutta quanta la stoffa, e poi mi dedicherò a questa parte qui. Anche in questo caso è bordo piedino, e ho lasciato la macchina come stava prima, in modo che facciamo tutto quanto il giro dello scaldacollo. In questo caso però io sposterò l'ago a destra, quindi lo faccio andare più vicino possibile al bordo, perché non mi piace una cucitura troppo larga qui come rifinitura, ma preferisco che sia più piccola, insomma, più stretta, ecco. Quindi adesso sposto l'ago. Adesso farò una cucitura con un punto invisibile per unire i 2 tessuti, così avrò una cucitura bella pulita. Ho fatto il mio punto invisibile. Adesso se voi volete diciamo sostenere di più lo scaldacollo, potete fare una cucitura qua e un'altra qua.
e quindi a questo punto si indurisce un pochino questa, basterà stirarla ovviamente dalla parte del cotone a bassa temperatura. Bene, il mio scaldacollo è terminato. Io vi ricordo che questo è un progetto semplicissimo anche per le principianti, perché è veramente facilissimo da fare. È un progetto che va bene sia per uomo che per donna. E detto ciò, io non mi resta che salutarvi. Sono contentissima se fate questo scaldacollo. Come sapete, sempre sulle mie pagine social taggatemi, mandatemi le foto, io ve le pubblico, non c'è problema. Vi ricordo sempre anche di lasciare i commenti per qualsiasi dubbio, qualsiasi problematica abbiate, qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa che voi vogliate chiedermi, non c'è problema. E detto ciò, io vi lascio al vostro lavoro, mi raccomando, buon scaldacollo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!